Oggi andremo a cucire insieme questa deliziosa tovaglietta rosa che ho fatto con i gattini e con un tessuto rosa. Le dimensioni sono di 30 x 22 cm. Questa tovaglietta, come possiamo vedere, è arrotondata. Per fare questo ho utilizzato un semplice piattino per disegnare le parti tonde, sia da una parte che dall'altra, insomma tutti i 4 angoli, ed è veramente facilissimo da fare. Ho utilizzato queste 2 stoffe, come ho detto prima, e ho messo il dritto contro dritto, in questo modo. Questa parte della stoffa a me non piace, mi piace di più il rosa interno e ho scelto quello. Adesso dobbiamo andare in macchina per cucire tutto il perimetro lasciando questo spazio aperto in modo tale da poterla rivoltare al dritto successivamente. Per cucire ho utilizzato la mia Neki 204D che io adoro e ho posizionato il punto a 3,5 e a 3,5. Per prima cosa fai un punto indietro e poi vai avanti. Questa macchina, la 204D, ti permette di modificare la velocità. Per quanto riguarda le curve, fai come sto facendo io. Mi aiuto a volte sollevando il piedino e girando la stoffa in modo tale da andare dritti. E sempre alla stessa distanza dall'orlo. In questo momento sto andando abbastanza piano, mentre adesso, come puoi vedere, ho aumentato la velocità. Ed ecco qui. Adesso devo preparare la mia tovaglietta eseguendo dei piccoli taglietti in prossimità delle curve. In questo modo, stando attenti a non intaccare la cucitura. Questo serve perché quando noi rigireremo verso il dritto la nostra tovaglietta, succederà che rimarrà bella piatta. Quindi nelle curve si fanno sempre i taglietti, sia per quanto riguarda il cucito sartoriale che il cucito ovviamente creativo. Continuo a fare tutti i taglietti, soprattutto dove ci sono tutte le curve, sia concave che convesse. Ora dobbiamo girarlo al dritto, mettendo la mano all'interno, come sto facendo io, e acchiappando con le dita uno degli angoli, in questo modo, e poi portarlo verso l'esterno, proprio come sto facendo io. Questo è il metodo più facile per rivoltare tovagliette o qualsiasi altra cosa. E poi rinfilo nuovamente la mano all'interno, prendo con le dita un altro lembo dell'angolo della tovaglietta, lo porto fuori ed ecco qui la mia tovaglietta. Grazie al girangoli porto all'esterno tutte le parti degli angoli. In questo caso però io consiglio di utilizzare questa parte curva, che forse è la prima volta che vediamo in un mio video tutorial. Questo serve appunto per rigirare le parti tonde. Ed ecco qui la mia tovaglietta. Adesso rimane questa parte aperta che devo ovviamente rigirare verso l'interno, poi devo inserire gli spilli in modo tale da bloccarla bene, quindi inseriamo gli spilli. In questo modo, se non sei sicura, puoi anche imbastire dopo aver messo gli spilli. In questo modo, così per bloccare. Dopo aver messo gli spilli, con le mani inizio ad appiattirlo bene e posso utilizzare altri spilli per appiattire anche gli angoli, quindi li possiamo mettere anche in prossimità dell'angolo. Ed ecco qui la tovaglietta. Possiamo fare varie cose, possiamo o impunturarlo tutto a macchina, oppure, come ho fatto io, cucire a mano la parte aperta, e io ho notato tutte le volte che ho utilizzato questa tecnica che è la migliore. Per le super principianti ti faccio vedere come si fa il nodo. Si forma questo cappio e si mette all'interno l'ago in questo modo e poi si tira, ed ecco qui che abbiamo finito e rifinito bene la mia tovaglietta.
La tovaglietta la possiamo rifinire in vari modi, o mettendo un pizzetto come in questo caso che la rende veramente molto carina e romantica, o inserendolo o nella parte esterna come sto facendo adesso, oppure nella parte più interna, stando attenta a fare l'angolo bene. Oppure possiamo utilizzare un nastrino come questo, vediamo un po' quale ci sta meglio a livello di colore, e abbellirla appunto con questo nastrino che si trova tranquillamente nelle mercerie e anche online. E diciamo che è molto carino anche rifinirlo in questo modo, è molto romantico invece dell'impuntura classica. Alla fine ho deciso di cucirlo con questo pizzetto, perché avevo fatto la stessa cosa anche per quanto riguarda il sottotazza, quindi li ho fatti uguali, o il sottobicchiere, ovviamente lo possiamo utilizzare come meglio crediamo. In questo caso ti sto facendo vedere come fare la curva. A volte c'è bisogno di sollevare il piedino se sei principiante, ma nel mio caso non ne ho bisogno, perché giro piano piano la stoffa mentre sto cucendo. Poi vado dritta in questo modo e poi arrivo alla parte della congiunzione. Cosa faccio? Prendo le forbici e taglio la parte in più e poi cucio sopra, faccio un punto indietro e poi sollevo l'ago. Ecco qua, è finita la tovaglietta. Così con questo pizzetto è veramente deliziosa, mi piace tantissimo. Dall'altro lato si vede l'impuntura, mentre dal lato dritto l'impuntura ovviamente non si vede perché è decorata appunto con questo bellissimo pizzetto. Ora con il mio piccolo ferro da stiro lo stiro bene sia dalla parte del dietro per bene, appiattendo tutte le parti bene bene bene. Il ferro da stiro è molto importante in fase di cucitura. Non ti ho fatto vedere dei passaggi, ma io lo uso sempre e spesso, anche tra un passaggio e l'altro della cucitura. Quindi cucio tutto bene, anche nella parte ovviamente del dritto, facendo bene appiattire anche il pizzetto. E poi la parte che ho chiuso a mano non si vedrà, chiaramente perché lo sto appiattendo bene con il ferro da stiro, per cui la parte che ho cucito a mano sarà praticamente invisibile. Ed ecco qui. Terminata la mia super tovaglietta con i gattini. E se ti piace metti un bel like e mi raccomando iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e condividi il video nei tuoi social in modo tale che cresceremo sempre di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!